Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i tarocchi della sensualità Wicca. Ebbene, che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo bellissimo e particolare mazzo? Cercheremo di capire se una persona vi rimpiange, una persona con la quale ovviamente avete avuto un rapporto sentimentale, un rapporto d'amore o anche semplicemente una frequentazione che però ovviamente si è interrotta, ovviamente ragazzi generalmente da più tempo, d'accordo? Quindi questa è una stesa inerente ad un rapporto chiuso da diverso tempo, quindi non da pochi giorni. Vogliamo cercare di capire ovviamente se questa persona vi rimpiange, se questa persona prova ancora qualcosa per voi, se ha dei bei ricordi, se ha magari anche rimorsi, se ha nostalgia di voi, se ha modo di, per esempio, magari anche spiarvi, perché no? Vogliamo cercare di capire come sta andando la sua vita, ovviamente da un punto di vista sicuramente sentimentale, pratico, ma anche, perché no, da un punto di vista erotico, appunto, come procede la sua vita senza di voi. Cerchiamo di capire però ovviamente anche se questa persona un giorno, perché no, deciderà appunto invece di raggiungervi o comunque di cercarvi. Dunque, questo video è ovviamente un video ad una sola stesa, ad una sola variante. Chi mi segue da tempo sul canale lo sa che io tendo ovviamente ad alternare video a una variante, come in questo caso, a video a doppia, tripla o addirittura anche quadrupla variante. Ebbene, ovviamente questo è un video a variante unica, stesa unica, e di conseguenza ovviamente per chiunque voglia approfondire un argomento similare però con la doppia variante, può sicuramente trovare un video inerente a questo argomento nella playlist, appunto, anzi nelle playlist che ho creato ordinatamente sul canale in riferimento ovviamente a stese, ovviamente a video a doppia variante, d'accordo? Quindi ovviamente potete dunque cercare un video della fattispecie nelle playlist inerenti video a doppia variante. Questo invece è un video ovviamente a variante stesa unica, proprio perché so che alcuni di voi preferiscono la stesa unica, altri invece la variante doppia, tra cui ovviamente poter scegliere. Dunque io, per venire sempre incontro ai gusti, alle esigenze di ciascuno, cerco ovviamente di alternare sul canale le varie possibilità, d'accordo? Dunque, utilizzerò un metodo nuovo che non ho mai usato sul canale, un metodo diciamo che richiede un certo numero di carte, ma che aiuta proprio in virtù di questo ad approfondire chiaramente più aspetti di una situazione ormai ovviamente passata. D'accordo? Ovviamente però ragazzi, quando stenderò le carte sul tavolo di stesa, come faccio sempre, vi spiegherò carta per carta tutte le varie posizioni, oltre che ovviamente i significati chiaramente finali della stesa. Dunque, direi che appunto per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei tarocchi della sensualità Wicca. E dunque, appunto, grazie a questi tarocchi cerchiamo di capire se una persona con la quale avete avuto una storia o una frequentazione tempo fa, comunque, vi pensa ancora dopo la vostra rottura, dopo il vostro allontanamento. Cerchiamo un po' di capire che vita sta trascorrendo, sia da un punto di vista sentimentale e ovviamente anche sensuale, che da un punto di vista pratico. Cerchiamo di capire se ha qualcun altro e ovviamente se è già magari felice con qualcun altro, e cerchiamo di capire soprattutto se questa persona ovviamente farà dei gesti nei vostri confronti. Tornerà mai questa persona? Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora ragazzi, come sempre ovviamente allontaniamo dal tavolo di stesa chiaramente il resto del mazzo, in modo da permettervi di poterle vedere ovviamente tutte bene. Allora, come vedete qui abbiamo appunto molte carte, abbiamo ovviamente 3 file di carte, la prima molto numerosa che contiene appunto 5 arcani ed è inerente a che cosa, diciamo, questa persona abbia vissuto, attraversato nella sua vita, ovviamente dopo la vostra chiusura. Quindi ovviamente vogliamo cercare di capire se ci possa essere qualcun'altra ovviamente, che possa trattenerlo dal tornare da voi. In seconda fila cerchiamo di capire se questa persona ad oggi ha ovviamente dei rimpianti, se ha dei rimorsi, se ha nostalgia di voi, se ovviamente ha modo appunto di potervi vedere e ovviamente di potervi parlare. Chiaramente in terza ed ultima posizione cerchiamo ovviamente di capire se questa persona tornerà e ovviamente se lo farà, quindi cerchiamo di capire anche qualcosa in più inerente, diciamo, alle indicazioni sul futuro e ovviamente cerchiamo anche di capire quindi se questa persona avrà modo ovviamente di tornare e per quali, diciamo, motivazioni, a quale scopo, d'accordo? Quindi questa persona potrebbe appunto tornare. È chiaro che ovviamente ragazzi le tempistiche di un eventuale ritorno o ricontatto dipenderanno ovviamente dal valore degli arcani. Voi sapete che, come ovviamente ripeto spesso, ogni singolo arcano ha delle tempistiche proprie, d'accordo? Quindi ovviamente a seconda delle tempistiche dell'arcano andremo a decifrare, diciamo, le tempistiche di un eventuale ritorno, anche nel caso in cui comunque questa persona non ritorni e quindi non vi ricerchi. Cercheremo anche di capirne le motivazioni, ovviamente sempre grazie a queste ultime 3 carte. D'accordo? Iniziamo ovviamente a scoprire le carte inerenti alla prima fila appunto di arcani, ossia cerchiamo di capire il passato di questa persona subito dopo la vostra chiusura. E qui abbiamo, vedete, il 4 di Pentacoli. Allora, il 4 di Pentacoli è una carta che parla comunque di ricerca di una stabilità, cioè questa persona nel momento in cui, diciamo, ha interrotto o si è vista interrompere la storia con voi, ecco che ha cercato di ritornare, vedete, con i piedi per terra e di ritrovare, vedete, equilibrio, cioè di riprendere praticamente in mano tutto ciò che della sua vita obiettivamente, diciamo, aveva preso una piega dolorosa e ovviamente sbagliata. Questa è una persona che, vi ripeto ragazzi, ha cercato di non lasciarsi travolgere dalla disperazione magari del momento, bensì appunto è una persona che ha cercato di, diciamo, ritrovare il proprio equilibrio. Un equilibrio appunto il più possibile pratico, perché parliamo di pentacoli, quindi un equilibrio fatto appunto inizialmente e innanzitutto appunto di una solida economia, ha cercato di, diciamo, buttarsi nel lavoro, ha cercato di avere quelle soddisfazioni materiali, pratiche, che ovviamente l'avrebbero fatto sentire maggiormente al sicuro. Questa persona ha cercato di dedicarsi, diciamo, all'aspetto materiale ovviamente della propria vita, cioè ovviamente, vi ripeto, il lavoro piuttosto che appunto l'aspetto economico-finanziario. Quindi è una persona che, diciamo, si è dedicata molto appunto all'aspetto materiale ovviamente del vivere e al ricostruire, diciamo, una propria integrità e solidità, una stabilità. Cioè questa persona non ha voluto perdere il controllo, non ha mai voluto lasciarsi
farsi abbattere e andare alla disperazione. Cioè questa è una persona che ha proprio cercato di riafferrare, diciamo, l'equilibrio e la solidità appunto della sua esistenza. Quindi è una persona che, diciamo, ragazzi, tutto sommato si è sempre comportata in maniera molto lucida e molto razionale. Questo ovviamente con il 4 di denari. Qui abbiamo invece appunto il 21esimo arcano maggiore, ossia appunto, come potete vedere, qui abbiamo ovviamente una coppia che sta amoreggiando. Di conseguenza questa persona ha incontrato comunque un'altra persona, o comunque nel caso in cui, diciamo, voi sappiate che questa persona ad oggi è impegnata, ecco che questa persona ha conosciuto la persona con cui ad oggi ovviamente ha un legame, una persona che ovviamente per lui ha, diciamo, rappresentato appunto un punto di svolta, perché ovviamente il 21esimo arcano maggiore è l'arcano del mondo, che rappresenta il chiudere un momento negativo della propria esistenza per ovviamente aprirsi a qualcosa di nuovo. Quindi sicuramente questa è una persona che ha incontrato qualcun'altra, o comunque, diciamo, ha iniziato una storia con un'altra persona. Nel caso in cui ovviamente il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, ecco che questa persona ha cercato di ricostruire, diciamo, il rapporto con appunto la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi ha cercato di interrompere, se così vogliamo, un atteggiamento da, diciamo, bricconcello, per in qualche modo, diciamo, ridare un po' di smalto, ecco, al proprio rapporto ufficiale. Quindi qui c'è effettivamente un cambiamento proprio dovuto alla presenza di un'altra persona, che comunque ha aiutato appunto il soggetto della stesa a riprendersi da questa delusione e dall'allontanamento da voi. In questo caso qui abbiamo una carta molto bella e anche molto dolce, se vogliamo, il 9 di Pentacoli. Vedete, qui abbiamo proprio una sorta di famiglia, comunque, cioè questa persona in qualche modo ha, vi ripeto, cercato di ritrovare la propria serenità da un punto di vista appunto sentimentale con questa persona, e potrebbero aver, diciamo, parlato di progetti, quindi potrebbero aver parlato di, diciamo, appunto convivenza piuttosto che figli, perché vedete, questa è proprio la carta che rappresenta anche il germogliare pratico di un rapporto, quindi potrebbero aver parlato di avere figli e comunque in qualche modo di rendere il loro rapporto ufficiale. Ecco, è straordinario ovviamente che sino ad ora, poi chiaramente vedremo nelle ultime due carte, non ci sia una carta di coppe, bensì continuino a comparire carte di pentacoli. Ovviamente, ragazzi, i semi hanno un senso, cioè non è che sono stati creati comunque casualmente o in maniera, diciamo, fittizia come significato a latere di una stesa. No, i semi hanno ovviamente un'importanza basilare in una stesa. E chiaramente in questo caso, parlando di un nuovo rapporto, mi sarei aspettata un asso di coppe, un 2 di coppe. In realtà invece qui abbiamo continuamente carte di pentacoli, in particolare il 9 di pentacoli, che non parla di un grande amore. Cioè questa persona, come vi ho detto, ovviamente analizzando la carta del mondo, non ha cercato in questa donna l'amore della sua vita, ha cercato una persona che lo aiutasse, proprio lo prendesse per mano e aiutasse questa persona a ritrovare il proprio equilibrio e anche eventualmente del benessere economico materiale, perché il 9 di pentacoli parla proprio di anche ricchezza, o comunque, diciamo, di chi sta abbastanza, diciamo, bene, di chi comunque ha una vita dignitosa da un punto di vista economico finanziario. Quindi la ragazza in questione potrebbe, diciamo, appartenere ad una ricca famiglia, oppure obiettivamente potrebbe in effetti essere particolarmente
particolarmente agiata per quanto riguarda magari un proprio lavoro personale, potrebbe essere una donna in carriera, quindi comunque una persona in grado di, diciamo, farlo sentire con le spalle coperte, necessità che abbiamo visto essere molto importante per questa persona proprio ovviamente con il 4 di denari. Di conseguenza, obiettivamente, questa situazione è abbastanza, diciamo, particolare a mio avviso e chiamiamola originale, proprio perché effettivamente tra queste due persone non compare obiettivamente un rapporto, diciamo, particolarmente importante né da un punto di vista sensuale e sessuale né da un punto di vista sentimentale. Qui abbiamo due persone che si sono date la mano e che in qualche modo hanno, diciamo, tenuto compagnia l'uno all'altra, con una progettualità, per carità, pratica e onorevole, però obiettivamente sino ad ora non particolarmente supportata, diciamo, da un grande sentire da un punto di vista ovviamente appunto sentimentale ed erotico. Appunto, in questo caso abbiamo il 7 di bastoni, cioè la diffidenza. Allora, ecco, l'essere sulle difensive. Allora, sicuramente diciamo che, vedete, queste due persone in realtà stranamente non si fidano l'uno dell'altra, cioè lei non si fida di lui e lui non si fida di lei, proprio perché, come potete vedere, alle spalle ovviamente di questo guerriero abbiamo il serpente che ovviamente rappresenta la tentazione. Quindi ovviamente, ragazzi, queste due persone temono che lui possa cadere in tentazione e lei rispettivamente in tentazione. Quindi sono due persone che non si lasciano andare da un punto di vista ovviamente sentimentale, perché chiaramente queste due persone non si fidano ovviamente l'uno dell'altra, cioè lui teme che lei possa a volte, diciamo, magari, ecco, scivolare in comportamenti non proprio pulitissimi, e lei ovviamente teme che la stessa cosa possa accadere ovviamente a lui. Cioè non si fidano ovviamente l'uno dell'altra, d'accordo? Quindi sicuramente questa diffidenza che ciascuno dei due ovviamente nutre nell'altro non aiuta il loro rapporto ovviamente a diventare molto più solido, più importante e con basi, diciamo, sentimentali di un certo peso. Quindi qui continuano a non comparire carte di coppe. Quindi sono due persone che sì, hanno progettato qualcosa di importante, potrebbero anche aver iniziato una convivenza, addirittura un matrimonio piuttosto che un fidanzamento importante, potrebbero anche aver avuto dei figli, però sono due persone che non sono, vi ripeto, legate né da piacevolezza estetica né tantomeno appunto da, diciamo, particolare fiducia e sentimento. Cioè sono due persone sempre sulla difensiva che tendono ovviamente anche molto a spiare l'altro per cercare evidentemente di scoprire qualche eventuale magagna. Quindi vedete, sono sempre pronti in qualche modo ad attaccarsi, quindi non c'è proprio, diciamo, un clima di serenità in una coppia. Questa carta ovviamente stona particolarmente, cioè dovrebbe essere una coppia tranquillamente appunto sicura, serena, no? Poi soprattutto dopo una progettualità del genere. E invece evidentemente sono due persone che, diciamo, tendono a diffidare molto in generale dell'amore degli altri, ma soprattutto, ecco, sono due persone che non si fidano l'uno dell'altra, d'accordo? Quindi sono sempre un po' ovviamente sulla difensiva e tendono, vi ripeto, a controllarsi molto. Quindi lui potrebbe essere sotto lo stretto controllo, diciamo, di lei e viceversa, cioè tendono a controllarsi per esempio cellulari piuttosto che appunto in qualche modo anche social, motivo per cui lui ad oggi potrebbe non essersi mai fatto risentire, perché vi ripeto, sino ad ora non c'è una motivazione pratica se non la paura di essere scoperto da questa donna che obiettivamente gli ha dato appunto una grande stabilità e molta certezza e sicurezza, soprattutto da un punto di vista appunto economico finanziario. Ecco, in questo caso abbiamo il fante di bastoni. Allora, ecco, sicuramente il fante di bastoni parla proprio dell'eventualità di un bambino o di un figlio. Generalmente, appunto, ecco, questa situazione può prevedere la nascita di un figlio, ve lo dicevo con il 9 di denari.
Sicuramente nel caso in cui queste due persone non abbiano figli, il fante di bastoni comunque parla di una certa immaturità, e questo lo avevamo appunto già capito, all'interno di questa coppia, cioè sono due persone che appunto non provano, e ovviamente a questo punto ve lo confermo, amore nei confronti l'uno dell'altra. È una persona, lui, ma anche lei ovviamente, che ha cercato nell'altra donna ovviamente un porto sicuro, una sorta di rifugio dopo un periodo particolarmente burrascoso. Ve l'ho detto all'inizio, questa è una persona che ha cercato di riafferrare velocemente la sua vita per evitare di soffrire. Ecco che ovviamente questa persona si sente al sicuro in questo rapporto, però nello stesso tempo non si fida di lei e ovviamente di conseguenza queste due persone tendono sempre un po' a guardarsi le spalle rispetto alle frequentazioni l'uno dell'altra. Quindi diciamo che non permettono al loro rapporto di evolvere e soprattutto parlano poco, perché ovviamente i fanti rappresentano i dialoghi, ma dialoghi scarsi perché sono appunto dei fanti, quindi non qualcosa di completo, di maturo. Quindi queste due persone non si confrontano verbalmente, non parlano delle paure l'uno all'altra e di conseguenza non permettono al loro rapporto di evolvere in maniera saggia. Cioè è un rapporto da fante, quindi un rapporto diciamo che sembra quasi embrionale, d'accordo? In realtà abbiamo visto che qui c'è stata una progettualità e potrebbe proprio anche esserci già un figlio, però obiettivamente ecco che queste persone, diciamo, hanno comunque un atteggiamento molto immaturo e superficiale, quindi non stanno comunque gestendo questo rapporto come si dovrebbe gestire un rapporto d'amore. Vi ripeto, molto probabilmente perché queste due persone non credono più particolarmente all'amore o magari non ci hanno neanche mai creduto, e vi ripeto, sono comunque due persone molto immature che non parlano, non si confrontano, quindi persone che obiettivamente prendono un rapporto d'amore un po' troppo, diciamo, alla leggera, d'accordo? Quindi comunque sono obiettivamente persone che diciamo risentono particolarmente anche di una certa immaturità caratteriale. Ora potrebbero essere due persone molto giovani, d'accordo? Nel caso in cui però siano persone già diciamo di una età avanzata è preoccupante, soprattutto nel caso in cui abbiano avuto un figlio. Per cui obiettivamente quanto potrebbero essere queste persone degli ottimi genitori? Qualche dubbio ovviamente lecitamente ci potrebbe ovviamente giungere, d'accordo? Nel caso in cui non abbiano un figlio, comunque vi ripeto, il fante parla di un rapporto comunque mal gestito, embrionale, dove in realtà non c'è un'evoluzione costante, bensì diciamo un tenersi tra virgolette compagnia l'un l'altro, cosa a mio avviso di una tristezza incredibile. Quindi è un rapporto proprio povero, scarno, non c'è attrazione fisica e non c'è ovviamente amore. Addirittura queste due persone non si fidano l'uno dell'altra. Ora ragazzi, vediamo invece in questa fascia intermedia che cosa appunto questa persona pensa di voi, se ha modo ancora di ovviamente ripensare a voi, e ovviamente cerchiamo di capire appunto se questa persona sta pensando magari di ricontattarvi ovviamente e di riscrivervi. Vediamo se ha rimpianti, nostalgie e se magari vi spia. Allora, qui abbiamo il 3 di pentacoli. Allora, sicuramente questa persona diciamo che avrebbe voglia di ritrovarvi, perché il 3 di pentacoli parla di collaborazione, una collaborazione pratica, ancora pentacoli, e questa è una persona molto legata all'aspetto materiale del vivere, non è una persona che parla mai d'amore o di sentimenti, questa è una persona molto fredda interiormente, una persona anche un po' cinica a mio avviso, È una persona che avrebbe voglia di ricontattarvi, quindi di in qualche modo riappacificarsi a voi, come tipico del 3 di denari, che parla di in qualche modo una collaborazione importante ovviamente con il soggetto della stesa, ma ovviamente è chiaro che questa persona in questo momento sta pensando ad un ritorno in amicizia.
proprio perché non è una carta di coppe, è una persona che sta pensando a un 3 di denari, quindi ha voglia di risentirvi, ha voglia di raccontarvi ovviamente di sé, di parlarvi della sua progettualità e ovviamente in qualche modo di riprendere dei contatti, però vedete in amicizia. Quindi è una persona che sta cercando, diciamo, di in qualche modo ritornare, non dico sui suoi passi per quanto riguarda in qualche modo appunto il ritornare con voi come una coppia, però è una persona che sta pensando a voi, perché ovviamente il 3 di denaro è una carta di evoluzione che parla di un passo in più rispetto ad una situazione di stagnazione. Quindi questa è una persona che ha voglia di rivedervi e di risentirvi, però anche in questo caso, ragazzi, è una persona che ha voglia di rivedervi e risentirvi, però diciamo in amicizia, parlandovi di sé, raccontandovi di sé, in qualche modo magari anche andando a riprendere una certa collaborazione, riappacificazione rispetto a situazioni gravose del passato. Quindi vorrebbe anche con voi un'evoluzione, quindi ci pensa e ci ripensa, però obiettivamente, almeno per quanto riguarda il 3 di denari, questa persona non sta pensando ad un vero e proprio ritorno di coppia. Vediamo però in questa posizione, qui abbiamo il 4 di spade, proprio perché questa persona ha paura di perdere l'equilibrio. Cosa vi ho detto all'inizio con il 4 di ovviamente pentacoli? Ragazzi, questa è una persona terribilmente fragile che non sa gestire le situazioni d'amore, quindi è una persona che ha messo il cuore nel freezer ed è una persona che obiettivamente, diciamo, teme l'amore come fumo negli occhi. È una persona che ha bisogno, vedete, di guarire, perché il 4 di spade parla di guarigione, ovviamente la propria anima, metaforicamente, da situazioni che lo hanno particolarmente, diciamo, scioccato, tormentato. Ora, quello che potrebbe averlo scioccato potrebbe essere inerente alla vostra chiusura, però generalmente il 4 di spade parla anche di situazioni familiari particolarmente, diciamo, delicate e gravi che potrebbero avere in qualche modo compromesso lo sviluppo emotivo di questo ragazzo o di questo uomo, proprio perché, vi ripeto, qui ci sono delle paure, perché è una carta di spade, soprattutto un 4 di spade, che gli impedisce, vedete, blocca qualsiasi tentativo di collaborazione. Cioè lui il pensiero di chiamarvi ce l'ha, ma viene bloccato da delle in qualche modo paure che gli impediscono di agire. Questa è una persona che sente sempre di doversi guardare le spalle, non solo dalla compagna ufficiale o da questa donna che comunque ha al suo fianco, ma anche addirittura da voi. Quindi ragazzi è una persona che obiettivamente ha delle paure di una certa severità legate, vi ripeto, comunque a un passato che gli ha in qualche modo impedito di conoscere veramente approfonditamente i sentimenti, ma che gli ha impedito anche di gestire situazioni di, per esempio, rifiuto, allontanamento, rottura, criticità. Cioè questa persona, pur di non vivere situazioni che lo mettano in difficoltà da un punto di vista sentimentale, questa persona si chiude a riccio e rimane ferma. Infatti il 4 di spade è una carta di fermo, una carta di stagnazione, cioè questa persona non si sta muovendo, ed è vero, ve lo confermo, anche volendo 3 di denari, proprio perché teme delle situazioni che lui non riesca a controllare. Quindi è una persona che non ha mai, diciamo, affrontato una certa maturazione per quanto riguarda proprio i sentimenti, non li sa gestire, ha paura di gestirli. Questa è una persona di una grande fragilità, ecco perché qui ci sono comunque tanti denari, proprio perché è una persona che tende a dare troppa importanza volutamente all'aspetto materiale del vivere, l'aspetto economico, l'aspetto professionale, perché da un punto di vista emotivo e sentimentale è una frana questa persona.
Quindi cerca obiettivamente di dare più peso, di lanciarsi completamente in situazioni di tipo materiale, economico-finanziario, proprio perché si sente anzitempo perdente nelle faccende invece da un punto di vista ovviamente sentimentale. Ora, domanda che sicuramente voi vorreste farmi e che mi viene fatta molto spesso: ma quindi da un punto di vista sentimentale abbiamo capito che questa persona fa acqua da tutte le parti, quindi non è innamorato, ragazzi, lo ripeto, sottolineo, non è innamorato di questa donna, ok? Con la quale addirittura paradossalmente potrebbe aver avuto un figlio, e direi che questa è una situazione tragica a mio avviso, ma questa persona non è nemmeno appagata da un punto di vista erotico. Addirittura il 4 di spade parla di, diciamo, un momento di castità o comunque di castrare dei desideri che questa persona non riesce in qualche modo più a vedere appagati nel rapporto con questa compagna, addirittura. Quindi è una persona che potrebbe, diciamo, non dico aver chiuso con l'erotismo, ma in qualche modo aver deciso, diciamo, di vivere una vita lontano dalle tentazioni. Vi ripeto, proprio perché questa persona non vuole assolutamente più perdere la testa, cioè questa è una persona che non vuole più innamorarsi, una persona che ha paura dell'amore, ha paura del coinvolgimento, ha paura della passione, è una persona che ha paura di sentire il cuore che batte nel suo petto. Questa è una persona che ha delle fragilità immense e quindi molto probabilmente questa è la ragione per cui questa persona si è legata ad una donna per la quale non prova nulla, non prova amore, non prova attrazione, proprio perché sicuramente questa donna non gli farà mai battere il cuore nel petto, cosa di cui lui ha terribilmente paura, e di conseguenza, stando con questa donna, lui ha semplicemente, diciamo, dato manforte alle sue paure, le ha accontentate, quindi ha vinto la paura e non la voglia di vivere, non la voglia di godere dei piaceri della vita, non quel profondo desiderio appunto di amore che ovviamente pervade il cuore di ciascuno di noi. Ecco, questa persona ha castrato questo, ha castrato la passione, ha castrato l'amore, ha castrato la gioia di vivere, ha castrato tutto, ha preferito ovviamente dare manforte a quelle che sono le sue paure, quindi ha ceduto obiettivamente alle sue stesse paure. E questo, ragazzi, il tragico di questa persona. Quindi al di là della rottura con voi, della chiusura del vostro rapporto, ecco che questa persona, diciamo, che non ha mai vissuto una vita appieno, perché è una persona che si è sempre ben guardata e trattenuta dal provare dei sentimenti veramente profondi. Quindi questa persona, diciamo, che sta ben lontana e distante dall'amore, ha tremendamente paura dell'amore, motivo per cui vi sta a debita distanza, d'accordo? Ora invece cerchiamo di capire appunto in ultima analisi, quindi questa ultima, diciamo, fila di carte, che cosa accadrà in futuro tra voi e questa persona, cioè se questa persona in qualche modo cercherà appunto un contatto comunicativo. Allora, qui abbiamo il 2 di spade, guardate, quindi questa persona si troverà ovviamente nel dubbio, al bivio, se in qualche modo appunto cercarvi oppure lasciar perdere. Le carte di grado secondo rappresentano sempre un bivio, quindi ovviamente una scelta. Quindi questa persona ovviamente avrà, diciamo, in un determinato momento una forte pulsione che ovviamente la porterà a volervi cercare, magari a iniziare un messaggio, per esempio su WhatsApp, o a telefonarvi o a scrivervi sui social, piuttosto che per esempio in qualche modo ad avvicinarsi a voi nel caso in cui per esempio siate colleghi di lavoro. Ecco che ovviamente il 2 di spade rappresenta quindi una situazione particolarmente importante che porterà questa persona di fronte alla necessità di compiere una scelta che sia definitiva, cioè o vai o stai, o la chiami e la cerchi oppure ti fermi definitivamente. Quindi è una carta di pensiero pratico, di una, diciamo, quasi azione, cioè di un pensiero volto allo sbloccare una determinata situazione che ovviamente per questa persona è stagnante già da troppo tempo.
Ecco che però, perché abbiamo un 2 di spade, per esempio, e non un 2 di bastoni? Perché questa persona, vi ripeto, diciamo che ha paura del rapporto con voi, cioè il 2 di spade rappresenta, diciamo, amore e repulsione, c'è una persona che ha veramente voglia a volte di sentirvi e vi ripeto, come vi dicevo con il 3 di denari, di, diciamo, avere una sorta anche di amicizia, tra virgolette, in retaggio di un passato importante, però vi ripeto, molto spesso viene bloccata questa persona dalle spade, cioè da pensieri molto forti che in qualche modo tendono comunque a bloccarlo. Però il 2 di spade parla proprio dell'essere vicini praticamente ad una scelta, ad una decisione. Ora vediamo se questa persona prenderà questa decisione. Qui abbiamo il 4 di bastoni, sì, allora assolutamente sì, questa persona quindi deciderà ovviamente di ricercarvi. Il 4 di bastoni è una carta molto bella, vedete che parla di riunione, è una carta che parla quindi di anche bastoni, quindi comunque un ritrovare una certa serenità, è una carta che parla anche di festeggiamenti, vedete comunque di un momento gioioso e di giubilo, quindi sicuramente questa persona vi ricontatterà o comunque questa persona diciamo che potrebbe approfittare al volo di una situazione che il destino potrebbe porvi dinanzi. Potreste incontrarvi casualmente e quindi questa persona potrebbe approfittare di una situazione del genere, oppure potrebbe contattarvi direttamente, potrebbe mettervi il classico like sui social, potreste notare per esempio tra le visualizzazioni di una storia il suo nome, oppure potreste in qualche modo anche proprio ricevere una telefonata diretta, cioè il 4 di bastoni parla comunque di, vedete, una riappacificazione a seconda ovviamente dei mezzi che la persona inerente troverà e riterrà più opportuni. Quindi comunque è una carta che parla di una rinnovata e ritrovata stabilità, quindi sicuramente qui c'è un tentativo che verrà fatto da parte di questa persona. Ragazzi, è un 4 di bastoni per ora, quindi è un tentativo piccolo, quindi non è un 10 di coppe, d'accordo? È un piccolo tentativo che però sicuramente a voi farà molto piacere. È una carta di bastoni, quindi una carta che parla di desiderio, cioè questa persona, ragazzi, rivedendovi, diciamo che avrà dei pensieri, comunque riascoltando la vostra voce, ecco, avrà dei pensieri magari non proprio puliti, un po' diciamo piccanti, quindi è una persona che comunque diciamo con la propria immaginazione volerà oltre il rapporto sicuramente con questa donna. E vi ripeto, sicuramente questa è una persona che vi ridarà un momento di gioia, cioè il 4 di bastoni parla di successi, di diciamo moderato valore, ma comunque successi, d'accordo? Quindi questa persona sicuramente vi farà capire che non è ancora sparita del tutto dalla vostra orbita, quindi una persona che è ancora presente nella vostra vita e che ovviamente vi pensa, quindi in qualche modo supererà questo diciamo momento di impasse iniziale, quindi queste paure, questo dubbio portato dal 2 di spade e dal 4 di spade, o comunque vi ripeto la sorte potrebbe proprio dargli una mano e lui però ovviamente approfittarne, quindi sicuramente ovviamente il merito dell'azione spetterà unicamente a lui. Ecco, il 4 di bastoni parla anche di incontro, quindi dopo eventualmente questo ricontatto o questo momento diciamo fortunoso per cui questa persona cercherà di riagganciarvi, ecco che avrete modo, potreste aver modo appunto in futuro però di rivedervi e quindi di diciamo riavere un contatto vis-à-vis. D'accordo? Quindi a seguito di questo primo tentativo qui potrebbe proprio esserci comunque un ritrovarsi vero e proprio, d'accordo? Quindi un riparlare, un riascoltarsi e comunque riavere appunto soprattutto lui modo di, se vogliamo, risperimentare delle sensazioni anatomiche diciamo particolarmente importanti, diciamo, che lui ovviamente aveva tenuto ben sopite negli ultimi mesi e anni eventualmente dalla chiusura del vostro rapporto.
Ora vediamo appunto in ultima carta, dunque, dopo questo tentativo, che cosa accadrà. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, questa persona mi riparte alla bersagliera, Allora, perché dico questo? Perché il Cavaliere di Spade è ovviamente tra i 4 cavalieri, vedete, quello che procede più velocemente, anche con molto fervore, diciamo, con molta passione. Quindi questa persona, obiettivamente, evidentemente, dopo questo primo contatto non ci capirà più nulla, andrà di nuovo nel caos più totale, perché parliamo di spade, un cavaliere, quindi grande movimento, quindi questa persona, come volevasi dimostrare, ricadrà di nuovo in un momento di grande confusione. Ragazzi, abbiamo capito che questa persona con i sentimenti non ci sa fare, quindi proprio non ci prende questa persona con i sentimenti. Ecco che però obiettivamente in questo caso è una confusione positiva, perché spingerà questa persona ovviamente a muoversi in maniera molto più veloce, quindi appunto a cercarvi. Il Cavaliere di Spade parla appunto anche di chi vi contatta, quindi notizie molto più frequenti e veloci appunto nel tempo, e parla di ritorno, perché i cavalieri rappresentano sempre un ritorno, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona vi ricercherà e vi ritornerà. Attenzione però, perché il Cavaliere di Spade ha una particolarità, ossia la gelosia nei confronti di un terzo elemento, in questo caso di un'energia maschile, che possa essere al vostro fianco, o comunque di una persona che lui possa capire o sapere vi ronzi attorno. Cioè, nel caso in cui voi siate impegnate, questa presenza potrebbe infastidirlo parecchio. Nel caso in cui voi siate single, questa persona potrebbe essere invece gelosa di appunto amici che vi ronzano attorno, corteggiatori, altri colleghi. Cioè, sicuramente questa persona sa e ha capito che obiettivamente non avrà vita facile e che per riavvicinarsi a voi qui c'è un percorso ovviamente da compiere, proprio perché qui c'è un elemento che lui teme particolarmente e che lo infastidirà. Quindi ci sarà un rivale vero e proprio che in qualche modo potrebbe, diciamo, creargli qualche pensiero di troppo o difficoltà. D'accordo? Quindi sicuramente il Cavaliere di Spade parla di un soggetto della stesa pronto a combattere, pronto a lottare. Una persona che ad un certo punto ovviamente vorrà ritornare da voi in preda proprio a questo grande desiderio, proprio per avervi magari rivisto, riascoltato, anche vi ripeto casualmente. Ecco che comunque questa persona appunto vi ricercherà o comunque vorrà riavvicinarsi disperatamente a voi in una situazione molto caotica, perché tra l'altro il Cavaliere di Spade può rappresentare comunque anche un atteggiamento un po' nervoso, poco sereno, quindi una persona che potrebbe magari dire la cosa sbagliata al momento sbagliato, quindi una persona che potrebbe agire sotto istinto e l'impulso in qualche modo anche, vi ripeto, della gelosia e del bisogno di raggiungervi di nuovo. Quindi questa potrebbe essere proprio una persona obiettivamente intenzionata in qualche modo a ritornare ovviamente da voi. Ecco che però, ragazzi, chiaramente questa confusione potrebbe farlo agire, vi ripeto, in maniera troppo impulsiva, poco lucida e soprattutto rischiando, perché tutti i personaggi di spade parlano di rischio. Quindi questa persona potrebbe addirittura rischiare di essere scoperta dalla compagna ufficiale o da questa donna che comunque lui sta frequentando e ha frequentato dopo la vostra chiusura. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che ne approfitterà o di una situazione fortuita piuttosto che obiettivamente di un suo rinnovato desiderio di raggiungervi. Questa persona avrà veramente voglia di rivedervi, anche in preda a fantasie erotiche di una certa importanza, come tipico proprio ovviamente del Cavaliere di Spade. Ecco che appunto questa persona farà di tutto per potervi, diciamo, raggiungere o per poter stare maggiormente al vostro fianco. Cavaliere di Spade parla anche di attrazione molto forte, quindi questa è una persona che potrebbe proprio voler anche consumare il ritorno ovviamente da voi, agendo però come un personaggio di spade, quindi non in maniera pulita,
quindi arrivando al famoso tradimento di cui temeva questa donna, ma evidentemente anche infastidito dalla presenza di un'energia maschile che lui obiettivamente mal tollera, quindi una presenza che lui vede un po' come fumo negli occhi, proprio perché diciamo in qualche modo ne è geloso e comunque ha paura che possa allontanarlo obiettivamente da voi, in particolar modo ragazzi ovviamente nel caso in cui voi siate impegnate, d'accordo? Ora, per quanto riguarda le tempistiche, ovviamente queste tempistiche, cioè 4 di bastoni e cavaliere di spade in particolar modo, sono tempistiche velocissime, però ovviamente ragazzi rallentate, bloccate da questo 2 di spade, che invece, ahimè, rappresenta comunque un allungamento della situazione. Quindi non vi aspettate, mi raccomando, questo 4 di bastoni, quindi questo tentativo, anche se di moderato valore, però ecco non aspettatevelo entro chiaramente i prossimi giorni, perché il 2 di spade rallenta di molto ovviamente il proseguo della stesa, proprio perché è una carta che parla di un pensiero che tende a perdere tempo, quindi un momento di decisionalità che per lui rappresenta un momento epocale, perché abbiamo visto che questa persona ha paura anche ovviamente di alzarsi dal letto alla mattina, quindi è una persona terrorizzata, vi ripeto, dall'amore e dai sentimenti. Ecco che obiettivamente questa situazione chiaramente in qualche modo lo diciamo bloccherà, quindi è una situazione che non si andrà a sbloccare entro le prossime settimane o tanto più ovviamente i prossimi giorni, e ovviamente ci porta a pensare anche ad un'evoluzione entro diversi mesi, d'accordo? Non stiamo parlando di anni però, quindi questa persona non vi ricontatterà fra 10 anni ovviamente, stiamo parlando sicuramente ovviamente dei prossimi 2, 3, 4 mesi al massimo. D'accordo? Quindi cercando anche di fare una media logica tra questo 2 di ovviamente spade che tende chiaramente a rallentare un po' le tempistiche e questo 4 invece di bastoni che invece le accelera particolarmente, d'accordo? Però vi ripeto, questa è una persona che si fa troppo bloccare, è una persona che ha tantissime paure, è una persona che ovviamente andrà nel panico perché tornerà ad avere evidentemente dei pensieri nei vostri confronti particolarmente accesi da un punto di vista erotico, questo lo spingerà a muoversi, ma attenzione perché qui c'è un rivale, quindi anche nel caso in cui voi ad oggi siate single, posso già anticiparvi il fatto che non lo sarete per molto, o comunque qui c'è qualcuno che vi ronzerà attorno in maniera particolarmente evidente nei prossimi mesi. Di conseguenza questa persona non avrà ovviamente vita facile nel ricontattarvi, d'accordo? Rischiando anche lui stesso comunque di infilarsi in situazioni non proprio pacifiche con la compagna ufficiale, comunque con la persona che ha al suo fianco, d'accordo? Però vi ripeto, comunque una persona che un tentativo lo farà, anche se vi ripeto un piccolo tentativo, e andrà comunque a sbloccare una situazione stagnante. Qui però ragazzi le tempistiche sono ovviamente molto lunghe, d'accordo? Quindi ovviamente ragazzi non domani, non nelle prossime settimane, d'accordo? Dunque, direi che possiamo anche proporre una piccola, diciamo, risposta grazie agli oracoli e le risposte degli angeli, appunto, di Doreen Virtue. Quindi chiediamo anche a questo meraviglioso mazzo se ovviamente questa persona appunto vi ritornerà, quindi a domanda precisa, risposta secca. Questi oracoli sono incredibilmente, veramente precisi e di grande energia, di conseguenza danno sempre delle risposte particolarmente, a mio avviso anche a volte scioccanti da quanto possano essere precise. Dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se questa persona appunto si farà viva, se ritornerà, e cerchiamo di capire se la cosa potrebbe appunto portarvi la giusta felicità. Vediamo un po'. Perfetto. E qui informati meglio. Allora ragazzi,
Questa è una carta ovviamente molto importante perché sta consigliando comunque a voi, prima di intraprendere qualsiasi, diciamo, decisionalità importante, per esempio appunto di ritornare con questa persona, di ovviamente cercare di decidere il più possibile con lucidità e saggezza in riferimento a questa situazione. Cioè, ovviamente, è importante riuscire a capire e ad ottenere, diciamo, i dati giusti, corretti, per poter appunto decidere se possa essere o meno il caso di in qualche modo intraprendere di nuovo una frequentazione con questa persona o dare, diciamo, adito ad ulteriori incontri piuttosto che in qualche modo contatti con questa persona, proprio perché evidentemente, come suggerisce questo oracolo, c'è qualcosa di questa persona, magari anche del rapporto che ovviamente ha con questa donna, che è giusto che voi sappiate, qualcosa che potrebbe questo furbetto volervi tener nascosto. Quindi, per esempio, la presenza di questo figlio, d'accordo? Quindi attenzione, perché gli oracoli vi stanno consigliando di cercare di capire bene e quindi decidere con lucidità e saggezza circa chi voi abbiate ovviamente al vostro eventuale fianco. Ci sono delle informazioni che a voi serviranno e che vi servirebbero e che, dicono gli oracoli, è il caso che voi in qualche modo otteniate con i mezzi che per voi sono più facilmente reperibili, d'accordo? Ma c'è qualche ricerca più approfondita che voi dovreste ovviamente fare in riferimento a questa persona, magari anche raccogliendo informazioni, per esempio su internet piuttosto che appunto i vari social, quindi riuscire a capire effettivamente come possa essere la situazione di questa persona, perché per esempio potrebbe tornare da voi, per esempio nascondendovi la presenza di questo figlio, o magari per esempio parlandovi di un'eventuale separazione, divorzio, come fanno tanti, per poi invece non essere effettivamente la sua reale volontà. Quindi ci sono tante cose, dice questo oracolo, che voi dovreste assolutamente sapere e conoscere. Estraiamone un altro. Risoluzione pacifica. Allora, sicuramente tra voi e questa persona ripartirà ovviamente comunque una, se non altro, frequentazione, o comunque un risentirvi, o comunque un rivedervi. Vi dicevo con il 4 di bastoni che qui c'è una riappacificazione, quindi sicuramente tra voi e questa persona ritornerà il sereno. Nel caso in cui la vostra storia sia finita male, ecco che questa persona potrebbe proprio chiedervi scusa, perché la carta della risoluzione pacifica parla proprio di scuse e di un perdono che evidentemente da parte vostra verrà dato a questa persona. Quindi tutti i conflitti verranno azzerati e ci sarà armonia tra voi e questa persona. Quindi ovviamente litigi, divergenze, situazioni anche abbastanza importanti verranno risolte in favore del vostro rapporto e quindi in favore di una vostra riappacificazione. Quindi ci sarà perdono e comprensione verso chi ha sbagliato, cioè potreste aver causato voi la chiusura di questo rapporto
gesto e ovviamente questa persona potrebbe essere comunque assolutamente disposta a perdonare questo vostro gesto o viceversa. Quindi sicuramente questo ridarà dignità ovviamente per tutti. Quindi una carta molto bella che parla di riappacificazione e ve l'avevo ovviamente già anticipato con il 4 di bastoni. Quindi ci sono delle questioni che dovrete ovviamente capire meglio, conoscere meglio, grazie appunto a questo oracolo del doversi appunto informare meglio, ma ovviamente ci sono anche delle situazioni molto più positive che ovviamente si susseguiranno, ossia una riappacificazione, un chiedervi evidentemente perdono l'un l'altro e ovviamente un mostrare una maggior comprensione per quanto riguarda errori del passato. Quindi questi oracoli parlano di un ritorno con una persona che evidentemente deve raccontarvi qualche verità importante, d'accordo? Che però ovviamente voi andrete sicuramente a scoprire e vi servirà proprio per capire se sarà o meno il caso di, diciamo, ridar vita a qualcosa con questa persona. Comunque qui c'è la risoluzione pacifica, quindi sicuramente la situazione andrà appianandosi. Quindi ci sarà sicuramente un chiarimento o comunque un dialogo chiarificatore tra voi e questa persona. D'accordo? Dunque questa stesa direi che ovviamente termina qui, una stesa molto ricca, una stesa molto bella che parla sicuramente sì di un ricontatto, comunque di un ritorno anche se non ovviamente a breve termine, un contatto che porterà ad una riappacificazione, ad un anche diciamo perdonarsi ecco degli errori del passato. Sicuramente questa persona tornerà con grande veemenza ma con un carico diciamo di confusione ovviamente interiore notevole, una persona che potrebbe mostrare, vi ripeto, anche gelosia e mettersi in cattiva luce con l'eventuale compagna che ha al suo fianco. Attenzione perché c'è qualcosa che questa persona deve assolutamente raccontarvi, qualche verità che deve ovviamente venire fuori, ma qui c'è la riappacificazione, quindi ciascuno dei due ovviamente andrete a perdonare all'altro tutto ciò che probabilmente vi è stato fatto di non corretto e non pulito in passato, d'accordo? Come sempre ovviamente ragazzi voi sapete che poi io tendo a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Per il momento ovviamente come sempre mi raccomando buona fortuna, buon lavoro da detective e ovviamente come sempre a presto.